Stai cercando un video tutorial per realizzare il perfetto cestino rettangolare o quadrato all'uncinetto interamente infilato? Allora questo è il video giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento. In questo video scopriremo insieme passo passo come realizzare questo cestino perfetto all'uncinetto interamente infilato. Quello che stai vedendo è il fondo del mio cestino visto dall'esterno. Ho realizzato una base rettangolare molto importante, tutte le misure scritte in alto sullo schermo secondo una specifica richiesta della mia mamma. Ma con le spiegazioni che troverai all'interno di questo video potrai realizzare il tuo cestino rettangolare, quadrato, grande o piccolo a seconda delle tue esigenze. Quali sono i punti di forza di questo progetto? Prima di tutto utilizziamo solamente i punti base. Abbiamo uno stacco perfetto tra il fondo e la parte alta del nostro cestino. E con un piccolo trucco che troverai all'interno del video, il tuo cestino avrà degli angoli super netti. La lavorazione è super compatta con apertura e chiusura a giro perfettamente invisibile e non richiede alcun supporto interno. Chiusura invisibile anche per il giro di rifinitura nella parte superiore. Se desideri poi realizzare lo stesso cestino con una base rotonda, il tutorial è già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube. Passiamo quindi a vedere insieme tutto quello che ci serve per realizzare il nostro cestino. Quale filato utilizzare per il nostro cestino? In linea generale vi consiglio un filato specifico per borse o in alternativa un qualsiasi filato che risulti molto resistente, così da non dover inserire un supporto interno al nostro progetto. Io stessa utilizzerò un filato specifico per borse con composizione 75% cotone e 25% di poliestere, da lavorare con uncinetto numero 4. Vi lascerò indicata sullo schermo la quantità di filato utilizzata per il mio cestino con le relative misure e andrò a lavorare il tutto con un uncinetto numero 4. Avrai poi bisogno di un marcatore per segnare l'inizio e la fine del giro e di 2 marcatori per ciascuno dei nostri 4 angoli e per finire un ago e un paio di forbici. Cominciamo il nostro cestino partendo dalla base, dal suo fondo, che in questo caso sarà rettangolare. Potrete comunque utilizzare le spiegazioni che vedremo insieme anche per realizzare un cestino quadrato. Il numero di catenelle con le quali andremo ad avviare il nostro fondo corrisponderà alla profondità del cestino, mentre il numero di giri di lavorazione andrà ad incidere sulla sua larghezza. Poiché il punto del nostro cestino non richiede alcun multiplo, non abbiamo particolari vincoli. Andiamo quindi ad avviare il numero di catenelle che ci serve in base a quanto desideriamo profondo il nostro cestino. Nel mio caso vado ad avviare 25 catenelle. Queste 25 catenelle corrispondono a circa 15 cm. Lavorata la catenella numero 25, aggiungo una catenella di supporto. Questa catenella non deve essere conteggiata come punto e torno indietro nella penultima catenella lavorata, la numero 25. Entro all'interno e lavoro un punto basso. Proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, nel mio caso, avrò un totale di 25 punti bassi. Lavorata l'ultima maglia bassa nell'ultima catenella disponibile, ho così completato il mio primo giro di lavorazione. E dopo questo primo giro, la mia lavorazione misura ora 16,5 cm. Questo perché, dopo aver eseguito almeno un giro, la misura in centimetri delle catenelle va ad aumentare. Realizziamo sempre una catenella di supporto e voltiamo il lavoro. Questa catenella è definita di supporto poiché non deve essere conteggiata come punto. Ci serve semplicemente per rendere morbida la lavorazione prima di voltare il lavoro. Partiamo dall'ultima maglia bassa lavorata nel giro precedente, vi entriamo all'interno
e lavoriamo un punto basso. Proseguiamo con una maglia bassa sopra ciascun punto fino al termine del giro. Poiché non ci sono aumenti o diminuzioni, il numero di maglie basse deve rimanere costante. Quindi al termine del mio giro avrò sempre un totale di 25 punti. Lavorata l'ultima maglia bassa, catenella di supporto, voltiamo il lavoro. Abbiamo così completato i primi 2 giri di lavorazione. Nel prossimo giro e tutti i giri successivi non dobbiamo far altro che ripetere gli stessi passaggi. Al termine del giro catenella, voltiamo il lavoro ed eseguiamo una maglia bassa sopra ciascun punto. Il numero di giri di lavorazione che andiamo ad eseguire influirà sulla larghezza del nostro progetto. Procedo quindi in questo modo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto in giri di andata e ritorno fino ad ottenere un pannello rettangolare come questo. Ho lavorato in tutto per 50 giri raggiungendo una larghezza complessiva di circa 32 cm. Più giri di lavorazione andiamo ad eseguire, più aumenterà la misura in centimetri della larghezza del pannello. Per quanto riguarda invece la profondità, ho raggiunto una misura complessiva di circa 18 cm. Vediamo ora come eseguire il giro di perimetro di questo pannello. In particolare, il mio giro di perimetro sarà il numero 51. Realizzo come sempre una catenella di supporto e volto il lavoro e lavoro un punto basso. Soprattutto se siete principianti, vi consiglio di segnare questo punto basso con un marcatore e proseguiamo a maglia bassa sopra ciascun punto fino all'angolo opposto. Sull'ultimo punto basso disponibile dobbiamo eseguire un aumento. Questo ci consentirà di spostarci dal lato corto al lato lungo del nostro fondo. Vado quindi sull'ultimo punto del giro e lavoro 2 maglie basse nello stesso punto di base. Vi consiglio di segnare queste 2 maglie basse con un marcatore. Dopodiché ruotiamo il pannello in questo modo e proseguiamo lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione. Fino ad arrivare all'angolo opposto. Davanti a noi abbiamo ora le catenelle con le quali abbiamo avviato il nostro progetto. Nella prima catenella presente qui, proprio nell'angolo, lavoriamo le 2 maglie basse del nostro aumento. Una e 2 e le segniamo con un marcatore. Dopodiché ruotiamo il pannello così da avere le catenelle frontalmente davanti a noi. In ciascuna catenella che ci si presenta lavoriamo un punto basso. Fino ad arrivare alla catenella nell'angolo. In questa catenella lavoriamo il nostro aumento. Una e 2 maglie basse che segniamo con un marcatore e lavoriamo una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino a ritrovarci qui, dove abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Ed eccoci all'angolo. Alla nostra sinistra c'è la prima maglia bassa che abbiamo lavorato del giro di perimetro, quella segnata col marcatore. Sappiamo che in ogni angolo dobbiamo lavorare 2 maglie basse. Non vado a lavorare una seconda maglia bassa perché andrei poi ad aggiungere un punto in più realizzando la chiusura del giro. Mi comporto invece in questo modo. Allungo l'asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo lasciandone un pochettino in più. Sfilo il tutto e pongo il filo su un ago. Andremo ora a creare un finto punto basso per chiudere il nostro giro. Ruotiamo il pannello in modo da avere davanti a noi la maglia bassa segnata col marcatore. Da dietro
passiamo sotto ad entrambe le costine del nostro punto basso e portiamo il filo verso di noi. E torniamo ora indietro all'ultimo punto basso lavorato, questa volta passando al centro, in questo modo tra le due costine che lo compongono, portando così il filo sul retro del lavoro. Ed ecco qui il nostro finto punto per chiudere il giro. Lo segniamo con un marcatore e utilizzando l'ago blocchiamo questo filo al di sotto dei punti appena lavorati. Ed ecco qui il fondo del nostro cestino. Le sue misure definitive sono 20 cm circa di profondità per 34 cm in larghezza. Dobbiamo ora realizzare un giro di lavorazione molto particolare, girando il nostro fondo su quello che diventerà l'interno del cestino. Prendiamo un nuovo filo e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul nostro fondo. Ricordiamo che questa sarà la parte interna del nostro cestino. Dobbiamo entrare contemporaneamente sotto ad entrambe le costine dei nostri punti del giro di perimetro, quindi possiamo anche leggermente girare il lavoro verso di noi. Entro nel punto prescelto e senza realizzare alcun cappio pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso. In questo modo faccio attenzione a mantenere questo filo sull'esterno. Entro nel punto successivo passando sotto ad entrambe le costine e chiudo direttamente realizzando così un punto bassissimo. Mi sposto sul punto successivo e ripeto gli stessi passaggi. Prendo il filo ed eseguo un punto bassissimo. Segno questo punto con un ulteriore marcatore. Mi sposto poi sul punto successivo dove ripeto lo stesso passaggio. Entro nel punto, prendo il filo, punto bassissimo. E proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassissima sopra tutti i punti del giro di perimetro, compresi quelli segnati con i nostri marcatori. Arrivata infatti alle maglie segnate con i marcatori, li rimuovo, lavoro il punto bassissimo e su questo posiziono il marcatore. Faccio lo stesso per il successivo. E proseguo in questo modo, punto su punto, fino a ritrovarmi qui, dove ho iniziato il mio giro a punto bassissimo. Lavorato l'ultimo punto bassissimo, allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo questo filo sull'ago. Abbiamo qui a sinistra la maglia che abbiamo segnato con il marcatore, il nostro primo punto bassissimo. Con l'ago entriamo in questo modo sotto entrambe le costine del punto portando il filo verso di noi. Torniamo poi indietro all'ultimo punto bassissimo lavorato, passando al centro tra le due costine, in questo modo. Abbiamo così creato un finto punto bassissimo e chiuso questo giro. E usando sempre l'ago dobbiamo portare questo filo, quello iniziale, all'interno del lavoro, vicino a quello con il quale abbiamo chiuso questo giro. Passo quindi con l'ago all'interno del mio fondo, portando con me il filo. Con questi due fili posso ora realizzare un nodino e bloccare le due estremità al di sotto dei punti presenti. Ricordiamo che questo sarà all'interno del cestino. Taglio i fili in eccesso
E il nostro fondo è completato. Passiamo ora a lavorare in altezza la parte superiore del nostro cestino e questa volta realizziamo un piccolo cappietto. E dobbiamo scegliere un punto bassissimo tra quelli appena lavorati. Attenzione! Sollevo il fondo in questo modo, così da avere frontalmente davanti a me l'interno del cestino, mentre questa sarà la parte esterna. Ed ecco qui le mie maglie bassissime. Con l'uncinetto devo prendere solo la parte di maglia bassissima più lontana rispetto a me, la costa retro del punto bassissimo. Questa è la costa davanti, questa è la costa dietro. Entro in questo modo, pongo il filo sull'uncinetto e lo porto attraverso e blocco il tutto realizzando quella che sarà la parte inferiore del primo punto basso di questo giro. Devo lavorare sempre e solo all'interno delle maglie bassissime, prendendo solamente la costina più esterna, questa qui. Lavoro il primo punto basso completo del mio giro e lo segno con un marcatore e faccio lo stesso nel punto successivo e nel seguente. Proseguo in questo modo, lavorando una maglia bassa nella costa retro di ogni punto bassissimo, fino ad arrivare ai primi due marcatori presenti nel primo angolo. Fate attenzione perché questo passaggio è estremamente importante e lo rivedremo poi anche nel giro successivo. Abbiamo le due maglie segnate con i marcatori. Le andiamo a rimuovere ed entriamo nella costa retro del primo punto, esattamente come abbiamo fatto in precedenza. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo così 3 asole. Prima di chiudere questo punto basso, andiamo sul punto successivo, quello che avevamo segnato col secondo marcatore. Entriamo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo così 3 asole. Attenzione! Teniamo ferma la prima asola e sfiliamo l'uncinetto in questo modo. La possiamo anche girare verso il basso e tenendo fermo il tutto dobbiamo chiudere il primo punto basso chiudendo queste 2 asole. Quindi prendiamo il filo, chiudiamo un punto basso, recuperiamo l'asola che avevamo lasciato e chiudiamo il secondo punto basso. Facciamo questo per ottenere un angolo assolutamente netto per il nostro cestino. I 2 punti che abbiamo appena lavorato li segniamo nuovamente coi 2 marcatori. Questo perché nel prossimo giro e in tutti i giri successivi andremo a ripetere sempre questi passaggi. Continuiamo lavorando una maglia bassa sopra ciascun punto bassissimo in costa retro fino all'angolo successivo dove rivediamo questo passaggio. Eccoci davanti all'angolo successivo con le 2 maglie segnate con i marcatori. Rimuoviamo i marcatori ed entriamo nella costa retro del primo punto bassissimo. Prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 2 asole. Entriamo nella costa retro del punto bassissimo successivo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Abbiamo 3 asole. Togliamo la prima dall'uncinetto senza scioglierla. Io la tengo piegata verso il basso, dopodiché dobbiamo chiudere il primo punto basso. Prendiamo il filo, chiudiamo, recuperiamo l'asola lasciata sotto e chiudiamo il secondo punto basso e segniamo questi 2 punti con un marcatore. Questi sono i passaggi che andremo a ripetere ogni qualvolta davanti a noi ci sono 2 marcatori vicini. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa nella costa retro di ogni punto bassissimo che ci si presenta e ripetiamo questo step in ciascun angolo
fino ad arrivare al termine del giro. I passaggi per la chiusura di questo giro e l'inizio del successivo sono quelli che andremo poi a ripetere per tutto il nostro progetto. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro, sull'ultimo punto disponibile, allunghiamo l'asola e sfiliamo l'uncinetto. Dobbiamo entrare da dietro sotto la maglia bassa che abbiamo segnato col marcatore. Questo è il filo con il quale ci siamo agganciati al fondo e questo è il primo punto basso lavorato. Rimuovo il marcatore ed entro da dietro sul punto che avevo segnato. In questo modo. Prendo l'asola, la pongo sull'uncinetto e la porto attraverso sul retro del mio lavoro. Tengo ferma l'asola e sfilo l'uncinetto. Questi sono i due fili dell'asola che abbiamo portato sul retro e questo il punto sottostante. Con l'uncinetto devo entrare al centro della V di questo punto basso, quindi qui al centro del punto. In questo modo, tenendo sempre ferma l'asola, prendo il filo, lo porto attraverso, recupero l'asola lasciata sul retro e vado a chiudere il tutto. Ed ecco qui la parte inferiore del primo punto basso del nuovo giro. Mi sposto sul punto successivo. Anche qui devo lavorare al centro della V del punto basso, quindi esattamente al centro del punto. Prendo il filo e lo porto attraverso. Vedete come il punto nuovo nasca al centro del punto sottostante ed eseguo un punto basso. Sopra questo punto appena lavorato riposiziono il marcatore. Dobbiamo lavorare una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante fino ad arrivare ai nostri marcatori presenti nell'angolo. I passaggi per lavorare l'angolo non sono molto differenti rispetto a quelli che abbiamo visto nel giro precedente. Eccoci davanti alle due maglie segnate coi marcatori. Li rimuoviamo e dobbiamo sempre entrare, come nei punti precedenti, al centro del punto sottostante. Entro nel primo punto e porto fuori il filo. Entro nel punto successivo, come abbiamo visto quando abbiamo lavorato gli angoli in precedenza, e abbiamo 3 asole. Teniamo bloccata la prima, sfiliamo, prendiamo il filo, chiudiamo il primo punto basso, recuperiamo l'asola e chiudiamo. Questo sarà il risultato. Segniamo le due maglie con i due marcatori. Lavoriamo i punti successivi e rivediamo il passaggio negli angoli ancora una volta. Rimuoviamo i marcatori dai due punti nell'angolo, entriamo al centro del primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Al centro del punto successivo, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso così da avere 3 asole. Teniamo bloccata la prima, prendiamo il filo e chiudiamo il primo punto basso. Recuperiamo l'asola e chiudiamo, così da ottenere il nostro angolo perfetto. Riposizioniamo i marcatori e proseguiamo in questo modo ripetendo questi passaggi per ciascun angolo e una maglia bassa al centro della maglia bassa sottostante fino ad arrivare al termine del giro. I passaggi per la chiusura e l'inizio del giro sono quelli che abbiamo visto nel giro precedente. Allunghiamo l'asola, sfiliamo l'uncinetto. Entriamo da dietro sul secondo punto del giro, quello segnato con il marcatore. Prendiamo l'asola, la poniamo sull'uncinetto e la portiamo sul retro del lavoro.
Questi sono i due fili dell'asola e questo è il punto sottostante. Con l'uncinetto entro esattamente al centro di questo punto. Prendo il filo, lo porto attraverso, recupero l'asola lasciata sul retro, prendo il filo e chiudo. Ed ecco il primo punto del nuovo giro. Mi sposto sul punto successivo sempre al centro, porto fuori il filo, punto basso che segno con un marcatore. Come proseguire? Dobbiamo lavorare una maglia bassa al centro di ogni maglia bassa sottostante e fare attenzione ad eseguire determinati step ogni qualvolta ci troviamo in uno dei 4 angoli. Non dobbiamo far altro che ripetere tutti questi passaggi finché il nostro cestino non avrà raggiunto l'altezza desiderata. Ed ecco qui il mio cestino. Ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza di circa 7 cm. Ovviamente l'altezza del nostro cestino è a piacere, possiamo farlo più alto o più basso, aumentando o diminuendo i giri di lavorazione a seconda delle nostre esigenze. Vediamo ora come concludere il nostro progetto. Vado a concludere questo giro e a realizzare un giro di punto bassissimo lungo tutto il perimetro superiore del mio progetto. Abbiamo qui sempre la nostra maglia segnata con un marcatore, lo rimuoviamo, entriamo con l'uncinetto sotto il punto che avevamo segnato col marcatore, questa volta frontalmente, prendiamo il filo e chiudiamo con un punto bassissimo. Ci spostiamo ora sul punto successivo, entriamo sempre all'interno, prendiamo il filo e chiudiamo. Su questo punto che abbiamo appena eseguito posizioniamo il marcatore e proseguiamo ora lavorando un punto bassissimo sopra ciascun punto del giro e davanti alle maglie presenti negli angoli segnate con i marcatori realizziamo dei passaggi molto simili a quelli che abbiamo visto nei giri precedenti. Rimuoviamo i marcatori, entriamo nel primo punto, prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Entriamo nel secondo, prendiamo il filo e lo portiamo al di fuori. Tralasciamo sempre la prima asola, ma questa volta senza caricare nuovamente il filo, andiamo a chiudere direttamente il punto. In questo modo recuperiamo l'asola e chiudiamo. I passaggi sono molto simili a quelli che abbiamo visto in precedenza e a questo punto non ci serve più segnare queste maglie con un marcatore. Proseguiamo in questo modo lavorando una maglia bassissima sopra ciascun punto, negli angoli eseguiamo questa sequenza fino ad arrivare al termine del nostro giro. Attenzione ad un passaggio molto importante. Vedete che qui ho lavorato il mio ultimo punto bassissimo. Prima del marcatore vi è ancora un punto tecnicamente che dovrei lavorare, ma questo punto lo vado a saltare e lo sostituisco con una chiusura invisibile, in questo modo. Allungo la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo lasciandone un pochettino in più. Sfilo il tutto e pongo il filo su un ago. Con il mio ago devo entrare dall'alto verso il basso al di sotto del punto che avevo segnato con il marcatore. Questo è il punto con il quale abbiamo chiuso il giro precedente. Questo è il primo punto bassissimo lavorato per questo giro. Devo entrare in questo modo, dall'alto verso il basso, rimuovo il marcatore e porto il filo con me. Dopodiché torno indietro all'ultimo punto bassissimo lavorato, questo qui, e questa volta passo al centro sia del punto bassissimo
in questo modo, sia delle maglie presenti sul retro di questo punto, portando quindi il filo verso l'interno del cestino. Abbiamo così ottenuto una chiusura perfettamente invisibile del nostro progetto. Non ci resta che utilizzare questo ago per bloccare il filo in eccesso all'interno del cestino e il nostro progetto è completato. Abbiamo così concluso il nostro progetto. Guardate come sono netti i nostri angoli e come la nostra lavorazione risulti perfettamente compatta. Ti è piaciuto questo video? Hai apprezzato le mie spiegazioni? Se è così fammelo sapere con un bel pollice in su e non dimenticare anche un piccolo commento. Se sei poi in cerca della stessa versione del cestino ma in tondo, è già disponibile proprio qui sul mio canale YouTube. Non devi far altro che cercarla nella playlist dedicata ai progetti a un decor. Perciò con il cestino all'uncinetto perfetto, rettangolare o quadrato e completamente personalizzabile ti saluto, ti auguro come sempre buona creatività e spero di rivederti molto presto in una nuova pubblicazione qui sul mio canale YouTube Uncinetto d'Argento.